Dallara stradale. Dallara stradale. Già solo dirlo mi fa venire i brividi. Credo che potrei riassumere la macchina veramente in poche parole perché è totalizzante. È un'auto paranormale. Non c'è assolutamente nulla di paragonabile. Ma non vi ho detto la parte più assurda, che questa è la Dallara. Perché lei è la numero 001, quella dell'ingegnere. È la macchina personale dell'ingegner Giampaolo Dallara. E ce l'ho io. Quindi ancora più attenzione. 0-100, 3 secondi e 2. La sua più grande forza è la dinamica, l'aerodinamica e il peso. 855 kg per 400 cavalli erogati dal 2.3 turbo di derivazione Ford. È più o meno lo stesso motore della Focus RS e della Mustang EcoBoost. Ma vi dico, su quelle macchine è un discorso. Su questa potrebbe esserci montato letteralmente qualsiasi motore e lei ne farebbe un capolavoro. È una cosa fuori dal pianeta Terra. So che è un peccato tenerla ferma, ma vale la pena farvi vedere anche qualcosa da fuori, perché questa credo sia una delle macchine più intelligenti che ho mai provato e già l'adoravo quando l'ho letta soltanto su carta. Questa è la quarta che provo diversa e man mano che vado avanti me ne innamoro sempre di più, scoprendo 1000 particolari che ha. Per esempio, già soltanto il fatto che con la stessa chiave, molto semplice, dove c'è solo questo meccanismo qui e nessun altro, si ha una sola chiave per fare tutto, ci si apre il bauletto posteriore che non ha meccanismo di sollevamento ma è praticamente uno sportellino che si toglie, pesa letteralmente meno della mia maglietta, ovviamente anche lui in carbonio, e qui c'è spazio per giusto un borsone da pista o una borsetta da signore. Si reinserisce a incastro così e con la stessa chiave si apre anche quest'altro vano qui ricavato nei sedili, che è giusto per metterci un casco. Vedete che qui tutta la struttura è sempre parte integrante della scocca, c'è spazio appunto per un casco, 2 caschi, oppure per un'altra borsa, altre 2 borse. I sedili non sono dei sedili ma sono ricavati nella scocca, quindi sono delle imbottiture che tra l'altro sono riempite di scarti di carbonio della lavorazione della macchina, quindi anche qui molto intelligente perché non c'è nessuno spreco. Ovviamente non sono regolabili perché fanno parte della scocca, ma è regolabile tutto il resto come su alcune macchine da corsa, quindi piantone dello sterzo avanti, dietro, in profondità e soprattutto la pedaliera, quindi tu ti siedi dentro e non devi tirare indietro avanti il sedile, ma devi tirare indietro avanti la pedaliera con una leva. Per farvi capire quanto è orientata all'uso in pista, c'è anche una telecamera collegata a un acquisitore che è lì sul lato passeggero, che vi dà modo di registrare le vostre prestazioni in pista con telemetria di tutti i circuiti. Se siete vicino a Vallelunga, al Mugello o a Imola, lei automaticamente capisce in che tracciato volete andare a girare e vi dà la telemetria perfetta del circuito, con la registrazione di quella telecamera che vi tiene il tempo sul giro, le forze G, contagiri ovviamente, velocità, acceleratore, tutte le parzializzazioni del freno, tutto. E quindi poi a casa comodamente vi scaricate il vostro filmato e vi studiate la vostra prestazione in pista. È una cosa anche qui molto intelligente e veramente orientata all'uso in pista. Credo che sia unica per questo. È un'auto che si usa normalmente tutti i giorni, a parte il salire e scendere che adesso vi faccio vedere, e poi con la stessa identica macchina andate in pista e fate letteralmente il panico perché è davvero veloce in un modo inspiegabile. In questo momento è tarata sulle altezze track, ovvero pista. Si abbassa di altri 2 cm, già con la configurazione stradale è molto bassa. In questa configurazione qui siamo ancora più a terra e non è consigliabile per l'uso stradale perché siamo veramente bassi. Adesso vi faccio vedere come si entra. Si scavalca perché le portiere non ci sono, c'è un posto dove poggiare il piede nell'incavo del sedile, ci si siede qui, lo so che sembra un peccato ma le macchine sono tutte pellicolate qui, quindi non si rovina. È strutturale ovviamente, quindi è molto solido. Si poggia l'altro piede su uno scalino che c'è prima della pedaliera, ci si appoggia e si scivola dentro, così. Cinture a 4 punti, ok. E una volta dentro si sta veramente bene. Io che sono un po' più lunghino, con le ginocchia tocco un po' sulle imbottiture del cruscotto, ma non è una cosa fastidiosa. Quando andiamo ad accendere,
c'è un display sul quale possiamo intanto vedere ovviamente tutte le informazioni base e abbiamo un menu in cui possiamo scegliere Drive Mode, dove c'è la potenza del motore bassa e alta, quindi per avere tutti e 400 i cavalli si mette in high. Da accesa ti fa vedere anche in questo stesso menu un'opzione per le sospensioni, quindi track e road, quello che dicevo prima. Qui abbiamo tutti i vari settings. Nel menu tracks, se fossimo vicino a una pista, mi farebbe vedere tutte le varie piste nelle vicinanze. Qui purtroppo all'Aquila non ci sono piste vicine. La leva che regola la profondità della pedaliera è qui. Tirandola la pedaliera viene indietro fino a qui e respingendola la rimando fino in fondo. Io la tengo tutta giù. I comandi in generale sono molto semplici e sono soprattutto racchiusi in un solo pulsante. Per esempio, i comandi del tergicristallo sono due, uno per gli spruzzini e uno per le velocità. A seconda delle pressioni lui capisce se vuoi più veloce o più lento. Essendo questa allestita con il tetto e il parabrezza, che sono optional, c'è anche una molto efficiente aria condizionata, che è indispensabile perché non c'è nessuna apertura una volta che sei chiuso dentro. Funziona su due livelli, soltanto davanti e sotto. Non possono andare insieme, quindi fate un po'. Vi congelate un po' i piedi e poi vi congelate un po' la fronte e cambiate ogni tanto. La distanza del pomello dal volante è perfetta e qui c'è l'unico pulsante per staccare i controlli di trazione. Per uscire, stesso discorso, si rimette il piede lì dove c'è scritto Step Here, si sfrutta la scocca, ci si aiuta un po' reggendosi da qualche parte e alla fine è meno difficile di quello che sembra. Certo, farlo più volte al giorno non è la cosa più facile del mondo, ma è anche figo. La parte più interessante della macchina, almeno per me, è l'aerodinamica. È la vera differenza tra questa e tante altre macchine prodotte per la strada che vanno bene anche in pista. Pesa intanto 855 kg, ma la cosa più assurda è che il suo carico aerodinamico massimo è di 820 kg, quindi è quasi lo stesso della massa della vettura, il che vuol dire che potenzialmente la macchina per assurdo potrebbe viaggiare quasi incollata al soffitto alla sua massima velocità. Non ho mai guidato una macchina che vada così bene su strada. Prima ancora di parlare di come va in pista, vi devo parlare di come va in strada, perché il suo nome non è casuale, è davvero una macchina stradale ed è la migliore macchina stradale che ho mai guidato se parliamo di dinamica. Non c'è una macchina così, perché, ve lo spiego subito, non è un'auto da corsa forzata all'uso stradale, questa qui è nata per essere entrambe le cose e si vede. Quello che è incredibile è che davvero su strada va in un modo speciale. Che cosa intendo? Non solo che è veloce in modo spaventoso, che è efficace in modo spaventoso, ma soprattutto che accetta tutto quello che la strada le impone, quindi le sconnessioni, i salti, le buche, lo sporco, a lei non interessa assolutamente nulla e questo è stato ovviamente merito degli ingegneri di Dallara, ma anche e soprattutto dello sviluppo che ha reso l'auto esattamente quello che l'ingegnere desiderava. Voleva creare una macchina che potesse prendere fuori dalla fabbrica, tirare su la nipotina, farsi il passo della Cisa, andare al mare, mangiare il pesce, passare a Varano, dare la paga a tutti e tornarsene tranquillo a casa sulle ruote senza aver cotto i freni, senza aver distrutto le gomme, senza essere stato sorpassato da nessuno e con il sorriso da guancia a guancia. Vi assicuro che la macchina è esattamente quello, la perfetta realizzazione di quel sogno. E io la adoro! Dal primo giorno, da quando ho letto la scheda tecnica, da quando ho capito che cosa voleva fare, la adoro! Ed è bella, intuitiva, starci dentro, ti dà la sensazione di essere su un prototipo di Le Mans, una macchina da durata, anche il volante è ispirato a quelle auto e la sensazione è davvero quella, una macchina da corsa con un cambio manuale volendo ad H e delle sospensioni perfettamente a loro agio sulle strade di tutto il mondo. Non ci sarà mai una strada asfaltata dove la Dallara stradale non potrà darti soddisfazioni.
Io qui sono sulle mie strade dove ho fatto F40, Huracan performante e tante altre macchine. Conosco benissimo questo asfalto, non è niente di pistaiolo, anzi tutt'altro. È la definizione esatta di mondo reale, per quanto sembra di essere su un altro pianeta, sia per le strade sia per la macchina, e quindi testare qui equivale ad essere abbastanza tranquilli che quello che provi e senti è quello che proverai e sentirai un po' in tutte le strade del mondo. Ci sono letteralmente cresciuto, quindi parto e già so dove mettere le ruote, soprattutto ho già dei benchmark perché ci ho portato talmente tante macchine che so farmi delle distinzioni e delle comparative. So bene come prende determinate curve una Huracan, come una 488, come una Dallara, e quindi fare le mie considerazioni è ancora più bello. Vi posso dire che l'aerodinamica della stradale è vergognosamente sopraffina, soprattutto per essere così veloce devi comprare macchine molto più costose. È vero che non te la regalano, bisogna capire cosa vuoi da una macchina quando la compri. Se vuoi essere riconosciuto, invidiato per avere una Ferrari, una Lamborghini, non è l'auto giusta per te. Questa è la macchina di chi ha grandissima confidenza nelle sue abilità di guida e soprattutto nella sua individualità. Devi essere una persona molto sicura di se stessa per decidere di acquistare una Dallara stradale piuttosto che una Ferrari usata o una Lamborghini usata, perché è vero che fa girare letteralmente tutti, ma è una continuazione di che macchina è, chi la produce, che motore ha. È assurdo che sia legale che una macchina possa andare così bene su strada e in pista allo stesso modo, senza fare una piega. È davvero quello che Dallara voleva. Esci dalla pista, vai su strada, non succede nient'altro che abbassare la macchina di 2 cm se vuoi dal menu e basta. È tutta una questione di come è stata sviluppata sulle sospensioni, sul telaio. È un capolavoro, è un capolavoro, non c'è altra parola, è un capolavoro di una persona che ha dedicato la sua intera vita alle auto da corsa e che aveva il destino praticamente segnato da quando ancora ragazzino diede i Natali insieme ad altre future leggende a una delle macchine più iconiche della storia, la Miura, che oggi troneggia nel museo di Dallara a Varano de Melegari insieme ad altre creazioni che, se siete appassionati di motori, vi fanno letteralmente venire i brividi soltanto a nominarle. Figuratevi a vederle, andate a visitare il museo di Dallara perché vi rendete conto di che è incredibile che prenda le buche in questa maniera, è impossibile, non incredibile. Dicevo, se volete capire la stradale, fatevi un giro lì e fatevi un'idea di quello che Dallara è stato capace di fare in questi anni. Quel che è certo è che l'auto è incredibile, incredibile! Si sente che c'era un'idea chiara dietro e che Dallara si sia affidato a persone perfette per il progetto come Marco, Loris e tutto il team di ingegneria. Ovviamente la maggior parte di loro sono persone abituate a lavorare nel motorsport, quindi macchine da corsa. È tutto un altro mondo, completamente. Rendere un'auto di queste prestazioni così godibile, così fruibile su strada è stato un lavoro incredibile. È l'unica parola che le entra bene. Con 4 accorgimenti la metti a fare cronoscalate, slalom, pista, qualsiasi cosa. Non mi stupirebbe vederla anche andare sullo sterrato. È qualcosa di assurdo. Se poi le permetti di innescare l'aerodinamica, allora si apre un altro mondo che è davvero diverso da quello a cui le supercar normali, chiamiamole normali, ci hanno abituato. Se inneschi l'aerodinamica inizi a capire la differenza tra la guida di telaio e la guida di aerodinamica. È impressionante come sta sullo sconnesso e continua ad andare come un demonio. Wow! Mamma mia! Ricordiamo che è capace con gomme stradali di raggiungere i 2G di accelerazione laterale. Vi rendete conto di cos'è 2G laterali su una stradale? Io devo dire che la comprerei, assolutamente sì, la comprerei e
la comprerei manuale, la comprerei di un colore molto scuro. Con il pack aerodinamico, ovviamente, non vi ho detto, la vendono anche volendo senza parabrezza, senza queste porticine. Ovviamente l'auto, sapete, non ha porte. Credo che la comprerei esattamente come quella dell'ingegnere, quindi la numero 001, questa qui, ma la farei di un colore molto scuro per evitare di farmi chiedere ogni 6 secondi che macchina è, e in questa settimana vi assicuro che mi è successo tutti i santi minuti della giornata, perché l'ho usata dalla mattina alla sera. Chi di voi non l'avrebbe fatto? Tra l'altro, per portarla a casa ci sono venuto da Parma, da Varano, sulle ruote, in autostrada, e vi dico, è una sport prototipo, ma su strada e su autostrada è un'auto che si usa normalmente. È una fucilata, ma si usa normalmente, e ci fai i tuoi 600 km, 1000 km senza nessun grosso problema, né di schiena né di altro. A proposito di schiena, io sono 1,89 e arrivo al limite con le ginocchia, quindi sfioro il cruscotto, chiamiamolo cruscotto. Quindi se siete più alti di me, da 1,90 in su, iniziate un po' a soffrirla, ma se siete meno di 1,90 ci si entra bene, non si tocca su. Io per esempio ho molta aria sopra la testa, la posizione di guida è fenomenale, riesci a farti la posizione che vuoi tu senza nessun problema, la distanza cambio volante è ottima, la corona del volante è perfetta, l'impugnatura, tutta l'ergonomia è bella, è pensata e sviluppata in un modo magistrale. Si guida con una mano sola e non ha il servosterzo, ovviamente è una macchina senza assistenza di sterzo, e nonostante questo è di un'agilità e una facilità anche nei cambi di direzione, anche in staccata, anche quando pesti davvero forte. Fenomenale. Non ha ginocchia, è una guida tonda, non c'è un momento di sterzata in cui ti viene da pensare questo l'avrei voluto un po' più così o un po' meno così. È esattamente quello che uno vuole e lei lo fa senza chiederti in cambio nient'altro che la tua attenzione. Ovviamente c'è chi può sfruttare questa macchina di più, chi di meno, perché il suo spettro di utilizzo è ampissimo. Sono le auto più giuste, cioè utilizzabili da chiunque, divertendosi tanto, ma che poi hanno un serbatoio di limite che possono sfruttare veramente in pochi. E allora no, allora diventa una macchina leggendaria, e questa è l'esatta definizione di una instant classic. Nessuna più di lei può definirsi un instant classic. Marco e Loris hanno preferito un po' di tendenza al sottosterzo, ovviamente, un posteriore predominante e un anteriore che all'occorrenza lascia un po' di libertà di scivolare per evitare reazioni più violente del corpo vettura. Quindi la qualità del progetto la rende davvero una macchina sicura, che ti dà un feeling e una confidenza, una sicurezza che ti spinge a dargli del gas come se non potesse succederti nulla. In realtà ovviamente può, però lei ti fa sentire davvero protetto, è tutto sotto controllo, è un'auto che sa quello che sta facendo e te lo comunica in qualsiasi fase della guida. Non vorrei apparire eccessivamente romantico, ma mi sembra come se avessi Giampaolo Dallara e la sua esperienza al mio fianco, è la sua anima in una macchina, c'è poco da fare, è così. Se vogliamo essere cinici parliamo di ingegneria, ma se vogliamo essere un minimo romantici, perché queste macchine sono romantiche, la stradale è esattamente l'anima di Giampaolo Dallara, e vi assicuro che dentro ci si sta veramente bene. Che ne sono innamorato era evidente già dalla primissima volta che l'ho guidata a Nardò, con l'onore di essere il primo italiano a provarla in un'atmosfera che solo chi è stato a Nardò, dentro e fuori la pista, può capire. Specie quando si tratta di una nuova supercar che ancora non conosce nessuno, avvolta da tutti i misteri della Premiere. Questa sarà la quarta, la quinta, la sesta Dallara che provavo, ed è quella dell'ingegnere, come vi ho detto, ma soprattutto è stata con me tantissimi giorni e ho potuto viverla a pieno. Con la pioggia, con i viaggi, in autostrada, in montagna,
con il sole, con gli imprevisti, con le acrobazie ai caselli e con l'attrezzatura per le riprese. Faccio fatica a farmi venire in mente una compagna di giochi altrettanto versatile e divertente. Qualsiasi cosa ci fai diventa un'esperienza unica, un'avventura. Così dovrebbero essere le auto sportive, così erano una volta, tutte diverse e tutte con un'anima, proprio come la Dallarina.